la cottura in diretta. Salve amici, oggi parliamo della cottura in diretta e di come fare il setup del nostro barbecue. Come già abbiamo specificato nei video precedenti, la cottura in diretta, a differenza di quella diretta, consiste nel cuocere i cibi non in corrispondenza diretta del calore della brace, ma si separano i due elementi. In pratica la brace da un lato e i cibi dalla parte opposta della griglia. Questo tipo di cottura è consigliata per cibi di piccolo e grosso taglio e per tutti quei cibi che hanno un tessuto connettivo non tenero, che hanno bisogno di lunghe cotture a bassa temperatura per sfaldarsi e ammorbidirsi. Parliamo di costine di maiale o manzo, salsiccia, punto di petto, quella che gli americani chiamano il brisket, o il famosissimo pulled pork, cioè la spalla di maiale. Gli arrosti di ogni genere, non so, un pollo intero, un pezzo di porchetta e così via dicendo all'infinito. Questo genere di cottura è applicabile solo se abbiamo un kettle o un barbecue con una chiusura tipo il coperchio. Qualcuno lo applica sul grill, coprendo i cibi con una teglia che fungerà da coperchio, ma il risultato non sarà il medesimo di un barbecue chiuso. La cottura con questa tecnica consiste nel cuocere i cibi per lungo tempo, minimo 2 ore ad una bassa temperatura, compresa tra i 100 e i 160 gradi, massimo 180-200 gradi in alcune cotture particolari. Così facendo riusciamo a far penetrare il sapore dell'affumicatura all'interno dei cibi e andiamo a sciogliere il tessuto connettivo, trasformandolo in gelatina. Il risultato sarà un cibo morbidissimo, succulento, con un gusto di affumicato improntato dal tipo di legno utilizzato. Fatta l'introduzione, andiamo a vedere come si prepara il setup di un kettle e come si gestiscono i cibi in cottura. Partiamo dal setup, la preparazione del dispositivo prima della cottura dei cibi. Alcune regole: il dispositivo e le griglie devono essere puliti da grassi residui e da cenere di precedenti utilizzi. Se usiamo la carbonella o la brace, devono essere totalmente incandescenti e non devono essere fiammanti e neanche metà accesi o metà spenti. Carbonella o bricchetti devono essere posizionati con il metodo più convenzionale a seconda del tipo di applicazioni, metodo Minion o metodo Snake o altri metodi che già abbiamo visto nei precedenti video. Lasciamo una zona della griglia libera da fonte di calore dove andremo a posizionare il cibo in cottura. Per quanto riguarda invece i barbecue a gas o elettrici, accendiamo i fuochi solo da una parte della griglia, lasciandoli spenti in una determinata zona dove posizioneremo i cibi in cottura e coperchio chiuso. In corrispondenza dei cibi, sotto di essi andiamo a posizionare una vaschetta di alluminio o una teglia in ferro con un dito di acqua o poco più. Questa avrà una doppia funzione: recupera i liquidi e i grassi in caduta e mantiene l'ambiente sufficientemente umido in modo da non seccare i nostri cibi. Si parte sempre con le bocchette di aerazione chiuse per metà, sia quella inferiore sia quella superiore sul coperchio. Con questo setup dobbiamo immaginare il kettle diviso a livello. Primo livello abbiamo il sistema di aerazione aperto per metà. Nel secondo livello abbiamo una grata che mantiene da un lato il combustibile per una lenta cottura e dal lato opposto vi sarà posizionata la nostra vaschetta di alluminio con l'acqua. Al secondo livello avremo la griglia con i cibi posizionati in corrispondenza della vaschetta e dal lato opposto al combustibile potremo creare un terzo livello sostituito da una griglia aggiuntiva per cuocere altri cibi ancora. L'ultimo livello sarà dato dal coperchio che conterrà il calore e avrà le bocchette di aerazione aperte per metà. L'altezza della griglia non va a influire sul livello di temperatura diretto ai nostri cibi. Quello che ci interessa è la regolazione della bocchetta inferiore e superiore che, regolandole, ci permette di stabilizzare la giusta temperatura per i barbecue a carbonella. Quelli a gas o quelli elettrici regoleremo le manopole. Vi invito a cliccare al link in alto o in descrizione per andare a vedere
il video che tratta l'argomento. I tempi di cottura saranno valutati in base al tipo di cibo che state cucinando, allo spessore, al grado di preferenza di cottura, al raggiungimento del valore esatto della temperatura interna. In questo caso vi sarà utile un termometro per alimenti. Questo metodo è standard per tutti i cibi, consiste nel cuocere i cibi in fase. La prima fase è l'affumicatura. Il cibo viene posizionato libero sulla griglia a prendersi almeno un lungo periodo di fumo. La seconda fase consiste nell'avvolgerlo con la carta stagnola e questo permetterà la sua cottura senza superare i 100 gradi. Questo permetterà di non far bollire i liquidi nel cibo e di non perderli con l'evaporazione, così da averli succulenti e non asciutti. La terza fase è l'apertura della carta stagnola e dargli quei 10 minuti di cottura sui 160 gradi in modo da farlo asciugare esternamente e fargli formare una crosticina esterna. A differenza del grill, con questo metodo di cottura non si sprigioneranno fiamme e quindi non avremo problemi di questo tipo. Il problema che si può avere è il raggiungimento della temperatura di cottura all'interno dei cibi. Può capitare che la temperatura interna vada in stallo. Alzare la temperatura del barbecue non è una soluzione, ma si risolve avvolgendo i cibi in doppio foil. In pratica li sigilliamo con 2 strati di carta di alluminio e un paio di cucchiaini di liquido, che sia acqua o aceto di mele. La posizione dei cibi sulla griglia in genere è centrale e va verso un lato della griglia. La posizione dei cibi sulla griglia in genere è centrale o che va verso il lato di un barbecue della griglia, con lo snake che gira intorno e brucia a circolo, oppure è posizionato a mezzaluna dalla parte opposta. Se utilizziamo il metodo Minion possiamo anche ammucchiare tutta la carbonella da un lato e la disposizione dei cibi sarà sempre centrale o laterale alla griglia, oppure possiamo fare dei gruppi di Minion laterali e raccogliere i cibi solo nella parte centrale della griglia. Se invece disponiamo del sistema del separatore di calore a disco di ferro o quello conico che raccoglie le brichette, la posizione dei cibi può essere nel primo caso distribuita su tutta la griglia del nostro kettle, nel secondo caso invece possiamo immettere i cibi tutto in circolo sulla nostra griglia. In genere si usano le brichette perché, come abbiamo già visto nel precedente video, grazie alla loro dimensione standard è più facile gestire le temperature, specie con le cotture che durano ore. Invece ci sarà difficile con la tecnica del rabocco della carbonella. Essendo di diversa dimensione, la temperatura sarà molto instabile e quindi dovremo continuamente regolare le bocchette per far salire o scendere la temperatura, o addirittura aggiungere o togliere pezzi di carbonella accesi. Consiglio questa tecnica quando parliamo di una cottura che rientra nelle 2 ore e quando cuciniamo un pollo senza il girarrosto. Post scriptum: fate delle buone manerature se volete cibi morbidi e succulenti. Il barbecue è passione e devozione. Grazie per aver visto questo video, iscrivetevi al canale e buon appetito!